Qualche tempo fa è successa una cosa, secondo me, simbolica. Un'azienda molto importante, internazionale, che produce filati in tutto il mondo, ha chiesto al proprio target di riferimento, principalmente donne tra i 25 e i 40 anni, dove avessero imparato a lavorare a maglia. La risposta nel 60% dei casi è stata YouTube. YouTube è stata la nonna della nostra generazione. In tutto il mondo, giovani e meno giovani hanno ripreso contatto con materiali ed utensili in maniera concreta, cioè facendo o soltanto con la loro fascinazione, tramite foto e video prodotti e postati in tutto il mondo e diffusi sui social network. Tendiamo ad imitare ciò che vediamo. Questo rimettere le mani in pasta in maniera così generalizzata ha avuto diverse cause. La crisi economica e lavorativa in primis, ovviamente, ma anche come clienti e come designer una certa alienazione dovuta a un'offerta troppo standardizzata, figlia naturale della delocalizzazione produttiva. Tutto questo insieme a nuovi valori, ritrovati anche valori ecologici, sociali ed etici. Non si è trattato soltanto di un movimento dal basso. Sempre nello stesso periodo la manifattura è uscita dalle aziende dove era stata rinchiusa negli ultimi anni e resa qui meccanica e muta, e allontanandosi quindi dalla vita quotidiana delle persone comuni, per ritornarne adesso con nuovi significati, nuove tecnologie e nuovi prodotti. Oggi ci troviamo paradossalmente ad avere aziende che aprono al pubblico come i palazzi segreti delle giornate FAI, per adesso soltanto in Lombardia e in Piemonte, ma speriamo che venga presto in tutta Italia, e accogliendo in quelle giornate lo stesso tipo di interesse e di fascinazione. Workshop di qualsiasi tipo di tecnologia artigiana e aperitivo in cui ormai si parla di taglia e cuci, serigrafia e pasta madre. Il fare è diventato di nuovo parte della nostra quotidianità. Ma il digitale non è stato soltanto maestro, ma anche e soprattutto vetrina di vendita, e qui lo sappiamo bene. Vetrina di vendita che nel tempo nuovi brand ed aziende un po' più strutturate hanno imparato e stanno imparando tuttora a rendere più personale, più mirata e di fatto rimettendo in piedi o cominciando a rimettere in piedi un intero indotto produttivo. Il saper utilizzare gli strumenti digitali legati alla comunicazione, il farsi vedere, il farsi notare postando delle foto che siano emotive, emozionali, coinvolgenti, ma allo stesso tempo conoscendo tutta una serie di cose riguardo alle parole giuste da usare, gli orari e segreti di indicizzazione, è diventato nel tempo sempre più importante. E nel frattempo l'offerta formativa su questo tipo di tematiche si è moltiplicata a tutti i livelli, quindi abbiamo dai corsi online ai workshop professionali, a consulenti nati proprio da questo tipo di indotto. Certo che l'unione di comunicazione digitale e vendita online ha avuto tutta una serie di ripercussioni molto importanti. Prima di tutto il raggiungimento di nuovi target e nicchie diffuse. Io prima paradossalmente potevo arrivare a tutti i clienti del mio territorio o dove avevo dei negozi o una rete commerciale che arrivava appunto in quella regione. Adesso, potenzialmente ovviamente, arrivo a chiunque possa essere interessato al mio prodotto, che sia da Toronto a Pescara. Seconda cosa, il coinvolgimento e il feedback. Il fatto di avere un contatto diretto con il proprio pubblico tramite l'esposizione sui social network, mi permette di vedere l'effetto reale che il mio prodotto ha sul mio cliente. Quindi risolvere problematiche, poter accettare richieste di personalizzazione ed avere in cambio maggiore fidelizzazione e anche soddisfazione personale. È l'era proprio del coinvolgimento, del dialogo diretto col pubblico. Qual è però il problema? Che comunque dobbiamo farci vedere. Per farci notare dobbiamo farci vedere. L'immagine è diventata tutto quello a cui ruota il nostro mondo.
L'immagine è quella che ci fa scegliere, che ci fa affezionare a un brand, che conferma la bontà della nostra prima impressione e rafforza la sicurezza che abbiamo rispetto a un acquisto. Ma abbiamo pochissimo tempo per farlo. Una frazione di secondo. Il tempo che il dito indice scorra dall'alto verso il basso nel nostro feed di Instagram e di Facebook. Il nostro cliente potenziale si sofferma, approfondisce qualità ed immagine, reperibilità di un prodotto, costo e poi forse decide di seguirci e forse ancora decide di acquistare. Per colpire in questa frazione di secondo così, questa finestra così piccola, ci si è diretti verso un tipo di comunicazione facile, delle immagini facili, immediatamente riconoscibili, didascaliche, già familiari, quasi predigerite. Non c'è tempo per un livello successivo di comprensione. Bisogna colpire e farlo subito. Una comunicazione con la data di scadenza già passata in una prima postata. Fra qualche tempo ci ricorderemo di questo periodo come quello dell'ansia per la bella foto. Quante volte ce l'hanno detto, le belle foto? Delle inquadrature dall'alto, gli sfondi bianchi, le foto da storytelling con le mani rugose degli artigiani che lavorano sui tavoli di legno, però con la barba hipster. Del logo che funziona perché è già pensato come avatar. Dell'ansia da condivisione. Ma in questa corsa alla comunicazione, e qui arrivo al punto, quanto del nostro tempo dedichiamo alla progettazione e al perfezionamento del nostro oggetto, di quello che stiamo immettendo sul mercato? In proporzione, poco, pochissimo, perché abbiamo fretta di postare. Il risultato sono prodotti tutti uguali, insipidi, con loghi e foto meravigliose e raffinatissime, ma tutti uguali. Oppure prodotti autoreferenziali con target inesistenti, ma postati con hashtag e orari perfetti. Qui vedete, tra l'altro, proprio prodotti carini, ma carino è abbastanza? È davvero abbastanza? L'immagine, la cura dell'immagine è fondamentale in questo periodo, nell'era contemporanea, appena l'indifferenza del pubblico, ovviamente. Ma il prodotto, la sua capacità di parlare al pubblico che vogliamo raggiungere tramite dettagli interessanti e significativi, la forte idea che ha alla sua base, è una cosa ancora più importante. Non possiamo affrettarla per l'ansia della condivisione e del postare una nuova foto. Se non c'è prodotto, non c'ha senso parlare di comunicazione e quello che sembra, prima o poi, si dimostrerà quello che è. Ho passato gli ultimi 10 anni ad osservare, scrivere, connettere, far crescere il mondo del nuovo artigianato e di imprenditoria. Dai piccoli autoproduttori ai terzisti dei distretti produttivi, il percorso è stato simile. Un'ubriacatura digitale così forte da far perdere di vista l'obiettivo che avevamo all'inizio, quello di far conoscere ed apprezzare il nostro prodotto sul serio. Il prototipo è tale proprio perché è migliorabile. Non abbiamo più tempo per provare e cambiare le cose. Abbiamo sempre l'ansia di condivisione ed è una cosa che ci sta fregando, perdonate il senso, per la qualità di quello che stiamo facendo. Tutti i prodotti del Made in Italy che più ci ricordiamo, che fanno parte della storia di quello che ci riconoscono all'estero, che sia la moda, il design, il food, sono nati da una collaborazione fra designer, creativi, progettisti e maestranze dotate di un'enorme capacità e buon gusto che hanno migliorato in corsa ogni prototipo e campione. Questo mondo rischia di essere completamente mandato allo sfascio per un'attenzione eccessiva
all'immagine piuttosto che al prodotto. E nel frattempo creiamo di nuovo una distanza col nostro pubblico. Questo tipo di distanza, data da un'immagine perfetta e raffinata a cui abbiamo teso in questo periodo, che però da una parte ci rassicura perché è di alta percezione, dall'altra ci fa perdere di vista quella distanza, quel dialogo diretto, scusate, e quella piccola imperfezione che nell'ultimo periodo ci aveva fatto di nuovo percepire come autentici, la differenza. Non possiamo più puntare su quello che ci accomuna, ma su quello che ci differenzia. Facciamolo come creativi, come artigiani, come individui. Ricominciamo a progettare, a prototipare, a migliorare. Usiamo la nostra creatività e il nostro perfezionismo non soltanto sulla comunicazione, ma anche sul prodotto, perché è quello che rimane. Dovete essere voi stessi il vostro stesso mood board, il vostro mood board di riferimento. Dovete essere consapevoli, non instagrammabili. È pieno di prodotti che non hanno un'anima, foto meravigliose, app che cercano di dimostrarci tutta la bellezza del cambiare colore e sfondo. Foto tutti uguali di sfondi di legno sbiancato, ultimamente colori pastello. Non è possibile non dare importanza a queste cose nel mondo contemporaneo, perché se io ho soltanto una finestra di un secondo, bisogna che mi faccia notare. Ma perché dare tutta questa importanza solo all'immagine e non a tutto quello per cui siamo famosi in tutto il mondo? Siamo stati famosi in tutto il mondo. Il contatto con i materiali, il contatto con gli utensili, il cambiare idea. Perché a volte, per non disturbare questa immagine così faticosamente studiata e raffinata, abbiamo paura di cambiare idea, di evolverci verso altro, anche se potrebbe essere la cosa migliore da fare in quel momento. Non possiamo essere più imprigionieri dell'immagine. Questa immagine così perfetta ci sta riportando indietro. È importante, ancora una volta, dare la stessa importanza a quello che facevamo prima. Chiudete internet, chiudete Instagram e ve lo dice una che è sempre sulle stories. Quindi proprio la progettazione va raccontata alla fine, quando siamo sicuri noi, non va condiviso il processo produttivo. Vi faccio un esempio. Secondo voi, le maestranze che hanno collaborato in questi anni a creare, dagli anni 60 in poi, i migliori prodotti del design che ci conoscono in tutto il mondo, se si fossero fermati ai like sulla foto del primo prodotto, secondo voi avrebbero condiviso, avrebbero continuato a migliorare il prodotto e avremmo adesso i prodotti di qualità che conosciamo? Nascondete i prodotti, i prototipi, nascondete le prove. Dovete essere convinti voi. Raccontare nuovi prodotti, raccontare prove, raccontare primi campioni dà sicuramente fascino al vostro feed e coinvolge, ma allo stesso tempo ci intrappola. Non condividete le prove, non condividete la progettazione. Sto dicendo una cosa che mi rendo conto che vi dicono l'opposto di fare, perché dà fascino. Ma nel frattempo abbiamo una rassicurazione finta su dei prodotti che alla fine sono solo primi abbozzi. E la storia del Made in Italy non è fatta di primi abbozzi. Quindi siate il vostro stesso mood board, siate consapevoli e non siate instagrammabili. Grazie.